Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un progetto che va molto oltre il calcio. Vedremo in che modo Redbird sta trasformando 60 ettari alle porte di Milano nel più strategico ecosistema sportivo e finanziario d'Italia. Scopriremo insieme perché il masterplan per l'area di San Donato vale in realtà molto più di un semplice stadio. Alla base di tutto c'è un vero e proprio cambio di paradigma strategico. Redbird non ha comprato un terreno esclusivamente per edificarvi un singolo stadio isolato, un modello che oggi risulterebbe obsoleto. L'obiettivo reale, infatti, è quello di creare un ecosistema indipendente e diversificato, cioè un vero e proprio distretto sportivo integrato e in grado di generare rendite totalmente svincolate dai risultati del campionato di calcio. Per capire le dimensioni dell'operazione, guardiamo la scacchiera su cui si gioca la partita. Stiamo parlando di una superficie totale di quasi 600.000 metri quadrati, circa 57,5 ettari a soli 10 km dal centro di Milano. Fino a questo momento l'investimento sostenuto ammonta a 32 milioni di euro per l'acquisto e le spese connesse, a fronte però di un capitale già stanziato di 55 milioni tramite Sport Life City SRL. Il terreno si divide in due grandi blocchi, 34,5 ettari sul lato est e circa 15 ettari sul lato ovest. È proprio la matrice urbanistica a dettare le regole del gioco in queste due aree. Il lato est infatti è votato alla costruzione, essendo pienamente edificabile con un budget volumetrico massimo fissato a 108.000 metri quadrati di superficie lorda. Il lato ovest, al contrario, ricade sotto il vincolo del Parco Agricolo Sud, che impone zero edificabilità pesante e ammette solo interventi leggeri, a tutela della conservazione paesaggistica. Questa distinzione, badate bene, non è un ostacolo, ma costituisce il vero e proprio motore architettonico di tutto il masterplan. Sfruttando queste regole, sui 15 ettari del lato ovest potrebbe nascere quella che è la nuova Accademia del Milan. Su un'area equivalente all'attuale Milanello troveranno spazio 10-12 campi regolamentari, percorsi atletici e strutture di servizio leggere. Il vantaggio competitivo di questa scelta è enorme. I campi in erba, infatti, e in sintetico, non producono volumetria edificata e tutto questo permetterà una partenza operativa immediata, aggirando completamente gli anni di attese e i ritardi burocratici che invece una variante urbanistica richiederebbe. Spostandoci invece sul lato est, assistiamo a un vero e proprio Tetris volumetrico per incastrare tutte le strutture entro il limite dei 108.000 metri quadrati, già approvati dal precedente piano. La fetta più grande, circa il 50-65% della superficie lorda, sarà assorbita da una moderna arena NBA. Il volume restante permetterà invece di costruire un tennis center federale di circa 10-18.000 metri quadrati, affiancato da un ecosistema commerciale ricettivo fatto di hotel e retail. E il vero effetto moltiplicatore arriverà proprio dall'esterno. I campi da tennis in erba, le tribune leggere e i parcheggi si espanderanno sui 30 ettari senza intaccare minimamente il budget volumetrico. E qui si innesta il primo elemento chiave, cioè il tennis. Il Nord Italia infatti concentra la maggioranza dei praticanti, ma rappresenta una vera anomalia per la mancanza di infrastrutture federali. La Federazione Italiana di Tennis ha l'urgenza di rimediare a tutto ciò. Per questo motivo ha acquisito la licenza per un ATP 250 che dovrebbe partire nel 2028, il primo storico torneo sull'erba in Italia, e possiede già 10 milioni di euro di finanziamenti garantiti dal credito sportivo. Il problema però è che non ha un impianto né il terreno per costruirlo. Qui entra in gioco un nuovo e rivoluzionario modello di governance sportiva. Tradizionalmente le federazioni sono state ospiti delle strutture del CONI, subendo pesanti limitazioni gestionali e negoziazioni politiche continue. A San Donato invece il rapporto con Redbird sarebbe regolato dal diritto civile o da una concessione d'uso. Per la federazione diventare inquilina di un fondo di private equity americano è una transazione puramente business to business, che le garantisce un'indipendenza gestionale totale. Il secondo motore attrattivo del distretto è la nuova Arena Premium, dedicata alla NBA Europe. L'obiettivo è quello di realizzare una struttura da circa 15-18.000 posti, dotata di suite esclusive, aree hospitality multilivello
e della complessa predisposizione per l'infrastruttura di produzione televisiva richiesta ovviamente dagli standard americani. Redbird ha infatti depositato la manifestazione di interesse stringendo una partnership, in base a quanto si legge dalle indiscrezioni, con la pallacanestro Varese. È proprio intorno all'infrastruttura per il basket che si sta giocando un silenzioso derby con il fondo Oaktree, che è proprietario dell'Inter. Anche Oaktree infatti è in corsa, potendo contare su 200 miliardi di euro di asset in gestione, ma deve fare i conti con impianti attuali non adeguati, come il Forum di Assago o Santa Giulia, e soprattutto con la totale assenza di terreni disponibili a Milano. Redbird avrà anche un patrimonio gestito inferiore, pari a circa 14 miliardi, ma controlla 60 ettari di suolo esistente. Il capitale infatti da solo non basta. Senza terra le arene di nuova generazione non si costruiscono. Dal punto di vista finanziario, il distretto è progettato per essere redditizio dal giorno zero, alimentando flussi di cassa del tutto indipendenti dal pallone. Parliamo di un livello 1 stimato in modo prudente tra i 16 e i 28 milioni di euro all'anno. Questa base garantita sarà alimentata dai diritti di denominazione della nuova arena, dai proventi dei 60-80 concerti di eventi live annuali e dai canoni di concessione pagati dalla FITP e per i tornei ATP. A tutto questo si aggiungono due ulteriori livelli di potenziale guadagno. Il secondo livello è l'upside mediatico e di sponsorizzazioni, legato ovviamente al forte moltiplicatore dei ricavi da diritti televisivi che una lega chiusa come la NBA Europe potrebbe generare a regime. Il terzo livello è invece il tipico campus model americano. I 32 milioni investiti nel terreno vedranno un apprezzamento di valore enorme. Un ecosistema sinergico in cui convivono arena, tennis, accademia e retail vale sul mercato ordini di grandezza in più rispetto alla semplice somma ovviamente degli impianti presi singolarmente. Tutta questa struttura rappresenta per Jerry Cardinale un ecosistema talmente perfetto da costituire una copertura totale contro ogni rischio finanziario o sportivo. Perfino nello scenario peggiore, infatti, in cui la franchigia NBA venisse assegnata alla cordata guidata da Oaktree, Redbird risulterebbe comunque vincente. Per quale motivo? Rimarrebbe proprietario dell'unica arena capace di ospitarli a Milano, trasformandosi di fatto in colui che incassa i canoni d'affitto dai propri rivali sportivi. Insomma, la vicenda stadio si è forse spostata su altri tavoli, ma i 60 ettari di San Donato non sono certo un investimento destinato a prendere polvere. In partite complesse come queste, infatti, il vero vantaggio competitivo non è la liquidità a disposizione, ma è la terra, e chi possiede la terra finisce sempre per dettare le regole del gioco. Se questa analisi ti ha dato una prospettiva diversa sul progetto Redbird, lascia un commento qui sotto, mi interessa sapere cosa ne pensi. Metti un like se hai trovato utile questo video e iscriviti per non perdere i prossimi approfondimenti.